Il monaco buddista Gyan e il prete cattolico padre Antonio si ritrovano spesso nella piazza centrale del paese, conversando sui temi più diversi. Ascoltiamo cosa si diranno oggi. Buongiorno Gian, come stai? Buongiorno, padre Antonio. Sto bene, grazie. E tu? Bene, grazie. Oggi ho avuto un incontro che ha toccato profondamente il mio cuore. Una signora mi ha detto: ho trascorso la vita tra lavoro e responsabilità familiari. E ora mi ritrovo sola. Che senso ha avuto tutto questo? Cosa ho sbagliato? È davvero una domanda profonda e dolorosa. Molte persone si trovano in una situazione simile, alla ricerca di significato nella propria vita. Esattamente, Gian. Ho sentito il bisogno di condividere questa esperienza con te per conoscere un po' il tuo punto di vista sul senso della vita. Certamente, padre Antonio. Ma prima dimmi, tu come hai risposto alla signora? Ho cercato di offrirle conforto e ascolto. Le ho parlato del Dio amorevole che cammina con noi, in ogni fase della vita. Eppure, mentre le parole fluivano, sentivo che c'era una profondità di dolore che andava al di là delle risposte immediate. La sofferenza può essere travolgente. A volte le parole sono insufficienti davanti alla complessità dell'esperienza umana. Proprio così, Gian. Nonostante la mia fede e il mio impegno, c'è un limite a ciò che posso offrire attraverso le parole. La sofferenza di questa donna mi ha fatto riflettere sulle sfide della vita e sulla necessità di cercare risposte più profonde, capaci di toccare il cuore. Come monaco buddista, ho imparato che ci sono domande senza risposte immediate. Domande che vanno oltre la razionalità umana. Puoi dirmi qualcosa di più in proposito? Non deve esserci, necessariamente, una risposta al senso della vita. Per noi esseri umani è impossibile capirlo in pienezza. Solo quando arriveremo a far parte del tutto, riusciremo ad avere consapevolezza, più che a comprendere, del senso dell'esistenza e del suo scopo, ammesso che ci sia. È una prospettiva profonda, Jan. Continua. Nella prospettiva buddista, solo le persone che hanno raggiunto il nirvana sono riuscite a capire il perché di tutto questo. O meglio, non è tanto una comprensione razionale. È piuttosto qualcosa che mette talmente tanta pace in se stessi da diventare una sorta di motivazione e di chiara visione dell'essere. In pochissimi hanno raggiunto il nirvana. È un po' come morire, ma in vita, distaccarsi da tutto e da tutti. Qui e ora. Dopo una breve pausa di riflessione, padre Antonio riprende a parlare. Sai, Jan, ascoltando le tue parole, mi è venuto un pensiero che mi ha portato a una consapevolezza nuova. Cosa hai pensato, padre Antonio? Ho capito che non è facile credere in qualcosa che non si capisce completamente, né di cui si ha certezza. La fede stessa, spesso, si trova a fronteggiare l'oscurità dell'incomprensione e la mancanza di risposte tangibili. È una sfida che accomuna molte persone. Sì, esattamente. Ma poi mi è venuto un pensiero che mi ha riempito di pace. Possiamo stare tranquilli. L'ultima parola non spetta alla nostra incomprensione. L'ultima parola spetta all'amore infinito, gratuito ed eterno di Dio. Cosa intendi di preciso quando dici l'ultima parola? Intendo che, nonostante la nostra difficoltà a comprendere, l'amore divino è la forza finale che abbraccia tutti, già ora, e lo farà per sempre. Un amore così immenso da risultare incredibile, ovvero non credibile, secondo il nostro modo comune di intendere le cose. Quindi la nostra incredulità non è un problema? No, Gyan, proprio no. Non è colpa nostra se non crediamo o se troviamo difficile accettare un amore così straordinario. Dio si prende la responsabilità anche di questa nostra incredulità. Anzi, proprio per questa nostra incredulità finirà in croce, portandone il peso, con un amore più forte della morte. È un modo di vedere l'amore di Dio che offre un grande conforto. Sì, Gyan, in questo abbraccio di amore infinito possiamo trovare conforto, pace e la certezza che siamo accettati esattamente così come siamo. Ascoltando le tue parole sull'amore divino, non posso fare a meno di notare che, nella storia del cristianesimo, spesso è stata enfatizzata un'immagine di Dio più severa, giudicante e punitiva.
Non sembra sempre emergere questa visione amorevole che hai appena descritto. Hai ragione, Gyan. Nel corso della storia, talvolta la teologia cristiana ha dato più risalto alla giustizia e alla punizione, tralasciando l'aspetto centrale dell'amore. Eppure, ora sembra emergere una prospettiva diversa, una visione più inclusiva dell'amore divino. Forse il dialogo fra buddismo e cristianesimo può contribuire a rinnovare questa comprensione. E allo stesso tempo possiamo trovare nuovi modi di esprimere la profonda compassione insegnata dal Buddha, contribuendo ad ampliare anche la comprensione buddista. Sono d'accordo. Forse è proprio ciò di cui abbiamo bisogno per riscoprire la centralità dell'amore nelle nostre vie spirituali. Intrigante e profondo il dialogo fra Gyan e padre Antonio. Non so se abbia contribuito a farci comprendere qualcosa in più sul senso della vita. Di sicuro ci ha offerto qualche spunto di riflessione. Se desiderate continuare ad ascoltare le loro interessanti conversazioni, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Grazie per essere stati con noi. Namaste e che Dio vi benedica.